Ciao a tutti ragazzi, qui Narquiz, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi andremo ad affrontare un argomento molto importante che riguarda le fasi di lavoro in Revit. Vi sarà sicuramente capitato di voler rappresentare o comunque vi sarà stato richiesto da un vostro cliente, perché esercita la professione, un elaborato grafico che riporti lo stato di fatto, le demolizioni che andranno a interessare il fabbricato oggetto di studio e la fase di progetto finale con la messa in evidenza delle parti di nuova costruzione. Revit offre una sezione specifica all'interno del software attraverso cui è possibile realizzare tutte queste fasi di lavoro. Prima di iniziare vi chiedo però di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare l'avviso di notifica per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Dunque, ragazzi, andrò ad utilizzare una pianta che ho realizzato poco fa, voi potrete utilizzare un progetto di cui siete già in possesso. Tutto quello che dovrete fare sarà recarvi nella scheda Gestisci, gruppo fasi ed espandere la scheda fasi. Come vedete Revit vi riporterà due delle fasi di progetto presenti di default all'interno del programma, lo stato di fatto e lo stato di progetto, e potrete poi, volendo, inserire ulteriori fasi, cliccando sostanzialmente su inserisci dopo, quindi una fase futura, o inserisci prima, quindi una fase addirittura prima dello stato di fatto, o comunque intermedia allo stato di fatto, allo stato di progetto. La seconda scheda mostra i filtri delle fasi di lavoro. Sostanzialmente usciamo un attimo da questa scheda, senza selezionare nulla all'interno dello spazio di lavoro, recandomi nel pannello delle proprietà, vedete qui nella sezione fasi, filtro delle fasi, in questo momento è impostato su mostra tutto e qui nel menu a tendina sono presenti una serie di filtri che corrispondono fondamentalmente ai filtri delle fasi di lavoro. Attraverso i filtri delle fasi di lavoro potrete decidere cosa visualizzare e come visualizzarlo. Sostanzialmente non dovrete fare altro che operare una sostituzione grafica o comunque lasciare quelle già esistenti. All'interno della scheda sostituzione grafica potrete infatti scegliere, per esempio per le nuove costruzioni, il colore delle linee di superficie, quindi di tutte le linee di oggetti all'interno del vostro progetto che sono proiettate, quindi in prospetto, o delle linee di taglio e quindi di tutto ciò che verrà sezionato in pianta e in sezione. Sostituirlo all'interno del campo corrispondente, per esempio se volete modificare la grafica delle parti di nuova costruzione all'interno della fase stato di progetto, non dovrete fare altro che scegliere sostituito. Sostituito significa che Revit andrà ad utilizzare le sostituzioni grafiche presenti nella scheda sostituzioni grafica. Più difficile a dirsi che a farsi, realizziamo rapidamente un esempio. Prima di procedere con un esempio pratico, ci tenevo a specificare che nel caso in cui doveste scegliere la voce per categoria, Revit chiaramente continuerà a visualizzare gli elementi secondo la grafica appartenente a quella categoria di elemento. Quindi non opererà alcuna sostituzione grafica. Se invece doveste scegliere la voce non visualizzato, chiaramente Revit non visualizzerà quegli elementi all'interno dello spazio di lavoro. Perfetto. A questo punto supponiamo che la mia abitazione nello specifico sia già esistente, quindi porto velocemente tutti gli elementi presenti nel progetto ad una fase di stato di fatto. Quindi seleziono per esempio i miei muri e gli dico che la fase di creazione dei muri in realtà non è appartenente allo stato di progetto, ma è uno stato esistente, quindi è uno stato di fatto. Come vedete, Revit mi realizzerà in prossimità delle porte che sono invece ancora disposte in una fase di creazione legata allo stato di progetto. Revit visualizzerà delle campiture gialle. Questo accade poiché i muri appartengono a uno stato di fatto, quindi sono muri esistenti, e le porte invece a uno stato di progetto, Revit capisce che io voglia inserire delle nuove porte
all'interno di miei muri esistenti e quindi prevede una demolizione in corrispondenza di vani porta. Perfetto, nel momento in cui invece io dovessi selezionare tutte le mie porte e dire a Revit che queste in realtà sono porte esistenti, quindi portarle a uno stato di fatto, Revit, vedete, cancellerà le campiture, quindi le campiture gialle, e quindi verrà meno la demolizione in corrispondenza delle porte dei miei muri. Lo stesso accade per la finestra, la riporto a uno stato di fatto, perfetto, e andrò a fare la stessa cosa con i miei arredi. Avrete notato che Revit ha, come dire, visualizzato nel momento in cui ho portato tutto allo stato di fatto i miei elementi con un grigio chiaro. Questo accade perché nel filtro delle fasi, nello specifico nel filtro mostra tutto, la grafica dei miei elementi esistenti appartiene a sostituito e quindi utilizzerà i colori presenti all'interno della sostituzione grafica e nello specifico in corrispondenza della riga esistente. Quindi utilizzerà queste proprietà qui. Bene, a questo punto supponiamo di voler demolire i muri presenti in questa parte centrale della mia abitazione e di voler realizzare un nuovo vano scala che porti a un piano superiore. Quindi mi reco nella scheda modifica, gruppo geometria e scelgo il comando rappresentato da questo martello. Vado a selezionare i muri che voglio demolire, come vedete Revit me li rappresenterà in giallo, poiché nel filtro delle fasi mostra tutto, le demolizioni vengono rappresentate in questo modo. Automaticamente mi rappresenterà in giallo anche le porte, poiché vengono meno i muri che le ospitano, e andrò a demolire anche questo arredo qui rappresentato dal VC. Vediamo rapidamente quanto presente all'interno delle sostituzioni grafiche. Noi abbiamo, ricordiamo, il filtro mostra tutto che rappresenta il demolito secondo la categoria sostituito, quindi andrà a utilizzare le proprietà presenti qui alla voce demolito. Vedete, le linee sono rappresentate in giallo, tratteggiate, e le campiture un solid giallo. Perfetto. Andiamo a realizzare la nostra scala, quindi gruppo architettura, scheda architettura, gruppo distribuzione verticale. Andrò a realizzare una scala, sì, va bene, di questo tipo. Controllo rapidamente il numero di alzate desiderato per superare il dislivello tra il primo e il secondo livello, 18, quindi andrò a realizzare due rampe da 9 gradini ciascuna. Perfetto. Confermo l'operazione, Revit mi avrà realizzato anche i soliti correnti che andrò ad eliminare. Aiutatevi col tasto Tab da tastiera per selezionare l'elemento che desiderate. Avrete notato che la scala è stata rappresentata in nero a differenza delle parti esistenti. Questo perché se selezionate la scala e vi recate in fase di creazione, qui sarà presente lo stato di progetto. Significa che la scala nella fase di progettazione è un elemento nuovo e quindi nel filtro mostra tutto, che potete richiamare sempre tramite la famosa scheda fasi nella scheda gestisci. Mostra tutto, gli elementi nuovi sono mostrati per categoria, quindi non verrà operata nessuna sostituzione grafica. Se invece io volessi visualizzare le nuove costruzioni in rosso, come di solito si fa, non mi occorre altro che magari creare un nuovo filtro, rinominarlo per esempio Narquitz demolizioni e costruzioni. Dire a Revit che le nuove costruzioni devono utilizzare le sostituzioni grafiche qui presenti, quindi proprietà che vedete qui in questa scheda. L'esistente va anche visualizzato secondo le sostituzioni grafiche, quindi in grigio, e il demolito anche in questo caso sostituito deve utilizzare le sostituzioni grafiche presenti nella scheda sostituzioni grafica.
Vado a confermare quanto ho modificato e alla voce filtro delle fasi vado a scegliere semplicemente Narkwitz demolizioni e costruzioni. Come vedete, adesso la scala viene rappresentata in rosso ed è più facile operare una distinzione tra le demolizioni, l'esistente e le nuove costruzioni. Supponiamo adesso di voler visualizzare invece soltanto l'esistente con le nuove costruzioni. Le nuove costruzioni però in nero, come se non dovessero avere alcuna sostituzione grafica. Quindi mi reco nella scheda fasi, filtro delle fasi di lavoro, alla voce stato di progetto andrò a dire a Revit di rappresentare le nuove costruzioni per categoria, l'esistente come sostituito o semplicemente per categoria in modo da visualizzare l'esistente in nero. Il demolito non deve essere visualizzato, applico le modifiche, confermo e a filtro vado a scegliere stato di progetto e come vedete avrò una rappresentazione uniforme che mi mostrerà l'esistente e la nuova costruzione rappresentata dalla scala. Tutto verrà rappresentato in nero perché l'esistente è stato, come dire, nella voce esistente è stata scelta una visualizzazione per categoria, la scala idem e quindi visualizzerò tutto in maniera uniforme. Se voglio ritornare alla visualizzazione precedente non occorre altro che cambiare il filtro e visualizzare le demolizioni e le nuove costruzioni. Andiamo rapidamente a apportare alcune modifiche alla nostra scala. Nello specifico andremo ad addossarla alle pareti del pianerottolo allo stesso modo. Andremo a utilizzare una larghezza di 1,20 m anche per l'altra rampa. Vado a confermare le modifiche. Andremo adesso a realizzare al livello del primo piano ulteriori nuove costruzioni rappresentate da un piano superiore dove potremmo inserire per esempio delle nuove camere. Molto importante che prima di disegnare i vostri muri siate in una fase stato di progetto, in modo che quanto realizzerete apparterrà appunto a una fase di progettazione. Se infatti io adesso vado a selezionare i miei muri, avrò come fase di creazione essi appartengono a uno stato di progetto. Perfetto. Vado a realizzare rapidamente anche dei muri interni. Posso temporaneamente disattivare la visualizzazione del mio piano terra impostando qui livello di base nessuno. A questo punto se
voglio visualizzare le nuove costruzioni, imposto anche a livello del primo piano il filtro Narkwitz demolizioni e costruzioni. A questo punto visualizzerò tutto in rosso, visto che tutto il primo piano è stato realizzato in una fase di progetto e quindi contiene soltanto nuove costruzioni. Bene ragazzi, anche questo tutorial è giunto al termine. Se vi è piaciuto e se l'avete trovato interessante lasciate un mi piace e se avete dubbi lasciate un commento qui sotto.